Salve a tutti, quello che vedete è il grafico del Dow americano, un indice che essendo tale tende sempre a crescere. Per chi non sa che cos'è un indice e come viene costruito, in questo caso il Dow Industrial rappresenta le 30 azioni più capitalizzate del mercato americano e quindi tende sempre a salire perché man mano che o falliscono oppure escono dalle maggiori per capitalizzazione vengono sostituite con quelle a maggiore capitalizzazione e quindi tendenzialmente il Dow è un indice che tende sempre a salire con la crescita praticamente delle intermediazioni di borsa negli anni. Quello che vedete sopra, quello che vedete sotto è proprio il grafico dei prezzi giornalieri non modificati, è proprio il valore dell'indice Dow, mentre sopra è la linearità, ovvero sia un modo di visualizzare i dati giornalieri esclusivamente grafico, portandoli in primo piano, in modo tale da evidenziare ciò che rimane sullo sfondo, tenuto conto che linearità è solo un metodo per portare in prospettiva, leggere in prospettiva i dati giornalieri. Quindi quello che presento oggi è un caso, probabilmente di utilizzo di linearità per comprendere come funzionano le intermediazioni di borsa e come si possono evidenziare i trend, ribassisti o rialzisti. Praticamente essendo molto difficile usare l'indice dei prezzi normali perché non si riesce a visualizzare in modo corretto, paragonare ciò che sta avvenendo ad oggi con ciò che è successo nel passato, io d'ora in poi utilizzerò solo la linearizzazione del trend. La linearizzazione innanzitutto permette la comparazione con altri indici e anche con altre azioni, perché la linearizzazione è in questo caso realizzata a dei valori fissi da 0 a 100, cioè a un minimo di 0 a un massimo di 100. Come notate nel grafico non linearizzato, cioè dei valori reali, e il Dow sembrerebbe avere superato i massimi e quindi essere entrato in un bull market secolare, come si potrebbe definire. Invece nel grafico linearizzato in realtà il Dow si trova ancora in un bear market, sembra illogico vederlo così, eppure la relazione tra le perdite e i guadagni, le variazioni percentuali in base al tempo e alla velocità in cui si realizzano dimostrano praticamente che il Dow si trova ancora in un bear market. Bene, ora ho visualizzato solo la parte che ci interessa, ovvero i bear market degli anni 70 e quelli ad oggi. Come vedete c'è il vantaggio di poter paragonare i due bear market in modo abbastanza preciso. Tra l'altro la linearizzazione del trend evidenzia altresì i minimi e i massimi praticamente in linea retta, potendo utilizzare effettivamente delle linee rette.
Ho sistemato due linee rette da poter così equiparare un po' le situazioni rispetto al bear market degli anni 70, e ora inserisco anche una figura quadrata in modo da realizzare una fascia temporale, eccola qua, tra il massimo avvenuto nel 66-67 e il minimo avvenuto nel 75 via del Dow. Se io sposto questo rettangolo con i massimi e i minimi di oggi, praticamente non è lontano come tempi di costruzione dei minimo, che significa che è abbastanza paragonabile la situazione di oggi con la struttura dei prezzi degli anni 70, non solo per il minimo assoluto ma anche per gli intermedi. Voilà, facciamo vedere anche ad esempio questo come fascia temporale tra il massimo e questo, ma non solo, tra il massimo e ad esempio questo minimo che vedete qui, che sto segnando adesso, dal massimo, prendiamolo, torniamo sui massimi di oggi e troviamo questo minimo, e prendendolo poi tutto, voilà, prendendo il massimo e cercando di capire dove siamo oggi rispetto alla costruzione del trend degli anni 70, troviamo questa situazione. Si vede già dal rettangolo che sposto adesso che praticamente come tempi tagliamolo pure, siamo in questa, siamo diciamo vicini alla situazione del 7 aprile dell'81, più o meno. In quella fascia praticamente dei prezzi, prima dell'ultimo crollo, che è durato tra l'altro un anno almeno, e che ha portato poi all'ultimo minimo del bear market degli anni 70. Questa evenienza, che dovrebbe capitare praticamente nel mese di maggio, dovrebbe iniziare uno storno, visto che normalmente si dice sell in May and go away, cioè vendi in maggio e vai via. Dovrebbe essere poi tra l'altro concomitante con i risultati delle elezioni europee, quindi magari qualche cosa, o anche un'evoluzione della situazione in Crimea e comunque in Ucraina, con Putin che a quanto pare insiste su certe posizioni, e così l'Europa. E in ogni caso sembrerebbe che uno storno abbastanza importante che duri almeno un annetto dovrebbe esserci. Ho inserito anche la linearizzazione dell'oro, quindi ho potuto sovrapporlo perché anche questo, come tutte le linearizzazioni, variano da 0 a 100, e ho comunque la stessa quantità di dati, questo è importante, lo stesso numero di dati anche per l'indice dell'oro, uguale a quello del Dow praticamente, in modo che il sistema di linearizzazione impari dallo stesso identico punto temporale, e da quello che si può vedere il top dell'oro è avvenuto nel 1980, come a quanto pare è avvenuto quello ai tempi nostri nel 2012, più o meno, ecco, intorno a quella data. Cos'è che è mancato rispetto agli anni 80? Questa, voilà,
lo storno enorme che c'è stato in termini di prezzo nel 75-76 e che poi comunque negli anni 80 ha portato a un rialzo sostanzioso. Sembra che ai giorni nostri non sia capitato, anche perché comunque non è capitato questo storno potente. Però in termini di tempo, ci siamo, nel senso 10 anni, 11 anni più o meno, è lo stesso quantità di tempo che il bull market dell'oro ha impiegato a estinguersi, e così è quello che ha fatto, sembrerebbe aver fatto anche in questo bull market l'oro. Giusto per farvi vedere, ho inserito anche l'argento, sempre la linearità, giusto per completezza, anche se comunque l'argento e l'oro praticamente si sono mosse all'unisono quasi, a parte che l'argento è più industriale, è anche industriale, mentre l'oro è meramente finanziario, almeno molto più finanziario di quanto possa essere l'argento. Ora adesso vi inserisco però, per far capire meglio le cose, i prezzi dell'argento, quelli reali, sovrapposti semplicemente senza scala sulla sinistra del grafico. Ok, quello che vedete adesso sono i due top reali dell'argento, ovvero quello che vedete in blu non è il trend linearizzato dell'argento, ma è proprio diciamo così, la fotografia di ciò senza scala, semplicemente aggiunto sul grafico esclusivamente a livello di giorni, praticamente messo sincronizzato con le due linearizzazioni del trend, uno del Dow in nero, uno è l'oro in rosso, mentre quello in blu è semplicemente, è proprio effettivamente le variazioni di prezzo non linearizzato del trend dell'argento, e come potete vedere il top, l'argento, l'ha fatto negli anni 80, e in questa condizione di doppio minimo del Dow, che si vede qui, che adesso vi faccio vedere, 1, 2 sul secondo, doppio minimo, prima dell'ultima discesa che dura circa un anno, che dovrebbe partire a oggi intorno a questo periodo. Praticamente l'argento dovrebbe scendere insieme all'oro ancora abbastanza, diciamo abbastanza, paragonato a questa discesa qui. Adesso non so se qui darà il prezzo, no, non ce la fa. In ogni caso, se continua la similitudine con ciò che è successo negli anni 80, 70-80, dovrebbe scendere ancora la borsa almeno per un annetto, trovare il minimo assoluto, ultimo minimo, prima di una effettiva rottura rialzista di tutto il trend, dell'ossatura del trend rialzista del Dow, mentre da quello che si vede adesso con l'argento, come vedete qui, vedete sul secondo minimo il Dow, vi sto facendo adesso con la freccia segnando, eccolo qui, 1, 2, così è stato qua, così, 1 e 2. Almeno così sembrerebbe dire semplicemente la grafica, i tempi e i livelli linearizzati dei trend. Bene, per il momento vi saluto qui e poi spiegherò magari un po' più approfonditamente che cosa significa tutto quello che ho cercato di riassumere abbastanza velocemente questa sera. E niente, vi saluto e vi aggiorno prossimamente. Salve.